Jack London è uno dei più grandi romanzieri del Novecento americano, è uno dei più grandi romanzieri del mondo. Pensate soltanto che ha scritto 200 racconti, 22 libri, 8 opere teatrali soltanto in 40 anni di vita. E dai suoi racconti e dai suoi romanzi sono stati tratti ben 44 film. Quindi potete immaginare come proprio Jack London faccia parte dell'immaginario collettivo. Non a caso Zanna Bianca, Richiamo della foresta, Martin Eden, Il tallone di ferro sono alcuni dei suoi romanzi più importanti che hanno veramente forgiato intere generazioni, anche perché Jack London era socialista, un socialista umanitario, e quindi tutte le correnti, diciamo così, operaie e socialiste del Novecento si sono nutrite anche dei suoi romanzi. Parla del riscatto del popolo, parla della grande forza della volontà, della capacità dell'individuo di risalire la china, di combattere la natura, di sconfiggere gli avvenimenti negativi. Parla, è il self-made man per eccellenza, è colui che proprio impersona il mito americano nel bene e nel male. Quindi è un personaggio, è un autore veramente essenziale per la nostra cultura. Non a caso, per esempio, proprio per questa ragione socialista, Ernesto Che Guevara, probabilmente il papà gli ha messo questo nome perché Ernesto è il protagonista del famoso romanzo Il tallone di ferro. Quindi, e non a caso Noodles, il protagonista di C'era una volta l'America di Sergio Leone, legge proprio Martin Eden. A proposito di Leone, è molto importante perché questo film che è stato fatto e che è stato presentato a Venezia e che si chiama appunto Martin Eden, tratto appunto dall'opera di Jack London, per la regia di Pietro Marcello, è veramente un'operazione come quella di Sergio Leone con il western. Lui trasporta Pietro Marcello dalla, diciamo così, dalla situazione, dal dramma del protagonista Martin Eden americano, lo trasporta nella Napoli, in una Napoli atemporale che è nel dopoguerra, prima della guerra mondiale mi riferisco, in un mondo in cui, diciamo così, il nocciolo della storia, l'essenza della storia funziona perfettamente al di là del problema locale, al di là del problema geografico e anche al di là del problema proprio folcloristico e paesaggistico e umano. Quello che conta è l'essenza del personaggio e sotto questo aspetto Pietro Marcello lo rappresenta perfettamente tramite la straordinaria interpretazione di Luca Marinelli. Tra l'altro Luca Marinelli ha il pregio per il merito del regista e proprio per la sua fisicità di rappresentare questo tipo di coraggio indomito e forte, questa bellezza eroica antica che non è più quella levigata e stereotipata dei soliti protagonisti dei film americani e anche dei film italiani che hanno quasi sempre questo sapore di attori di fiction, ma ha una corposità da film neorealista, ha una corposità del nostro cinema classico. E Luca è bello brutto, vero, spettinato, con le occhiaie, però con una forza, con un coraggio, con un disperato amore negli occhi. La storia è quella classica del proletario, del povero che si innamora della ricca, della borghese, della raffinata signorina di alta società. Ci siamo passati tutti più o meno in questa cosa. Io personalmente sono un ragazzo che ha studiato con le borse di studio e che quindi, vivendo in un'epoca che ancora c'era la meritocrazia, ho avuto l'accesso ai migliori licei di Roma e quindi da ragazzo del popolo sono stato a contatto con la crema della società romana, con i figli degli intellettuali, con i figli e le figlie dei borghesi che allora erano davvero illuminati. E mi sono trovato, a differenza di Martin Ender, perfettamente a mio agio perché ancora era una società in cui era aperto all'ascensore sociale, c'era questa possibilità che venivi riconosciuto per le tue qualità e per i tuoi meriti e se ti comportavi in maniera minimamente civile venivi accolto, anzi e venivi anche amato. Quindi nel caso invece di Martin Eder la condizione è diversa perché c'è veramente la crisi del capitalismo americano, quello di Jack London ottocentesco, con il popolo che quindi si ripropone in maniera drammatica perché deve far scattare
questa scintilla politica che è la rivolta socialista, che è il desiderio di risalire in maniera, diciamo, quasi violenta, ma se non violenta però una appassionata, di risalire la scala sociale e di poter chiedere di essere uguali, che è la grande istanza, il grande mito, la grande bellezza, la grande passione di tutto il Novecento e che dovrebbe accompagnare l'umanità per sempre. Questo desiderio di essere uguali, di essere riconosciuti come tali, proprio per essere esseri umani e per volerci bene. Ora, nel film di Piero Marcello, però, questa componente tipicamente americana dell'epoca, che lui trasferisce in maniera formalmente molto suggestiva, usando il metacinema, cioè usando che cosa? Materiali di cinema diversi, montati con grande abilità, per dare delle forze ai paesaggi. Esempio, quando Martin Eden parte, lui, Pietro Marcello, inserisce degli ispezioni di film d'epoca che parlano della partenza degli emigranti. Quindi fa capire come il dolore di Martin Eden per la partenza e la sua disperazione per questa ricerca di migliorare è la stessa che ci ha accompagnato per secoli. Questa operazione da un punto di vista culturale è molto interessante, ma a mio giudizio a lungo andare diventa un'operazione colta, cinefila, qualcosa che fa perdere al pubblico il contatto costante con i personaggi. Diciamo la verità, l'operazione che ha fatto Sergio Leone di trasferire il western e di rivederlo funziona perché lui l'ha fatta a livello popolare e non colto, o se perlomeno l'operazione in origine era una trasposizione colta, ha avuto l'abilità di trasferirlo, di raccontarlo in maniera popolare come fosse uno straordinario fumetto animato. Mentre invece per questa operazione di Martin Eden, a mio giudizio e a mio modestissimo giudizio, l'operazione da un punto di vista intellettuale è estremamente interessante, ma la resa, diciamo così, emotiva, la resa del pubblico nel seguire queste vicende, continuamente spezzettate da repertorio, continuamente spezzettate da filmati d'epoca, continuamente spezzettate da situazioni, da teleobiettivi e da stranissime inquadrature che entrano dentro, che sarebbero emozionali, ma che a lungo andare diventano un'operazione critica più che un'operazione appassionata di racconto. Ecco, in questo secondo me è il difetto, ed è il difetto perché diventa manierismo, perché già l'abbiamo visto negli interessanti documentari che aveva fatto Pietro Marcello e che si ripete costantemente. Quindi oramai diventa un vezzo dello stesso autore. Quindi io piuttosto che gridare al miracolo di questo nuovo cinema, pregherei Marcello di andare con cautela e di essere più modesto e di andare più verso gli spettatori. Al di là di questo, l'interpretazione di Luca Marinelli è superlativa ed è bellissima, ne ho parlato. La musica, anche questa, è un'operazione spiazzante, molto originale, il commento sonoro, molto suggestivo, ma talvolta è straniante, talvolta è di nuovo un intervento colto, un intervento più critico che, diciamo così, narrativo, appassionato, che vuole comunicare qualcosa e non vuole invece mostrare una critica e una soluzione diversa filmica a livello filmico. Ecco, vorrei che Marcello si un pochino depauperasse di questa sua autorialità e in un atto di umiltà o forse di maggiore passione potesse raccontare le sue intelligente modo di fare cinema in maniera talmente appassionata da coinvolgere completamente gli spettatori. Grazie.